Oggi proverò la famigerata Petra 3 del Mulino Quaglia. Visto il prezzo, ci sono tante aspettative. Per provare questa farina ho comprato questo simpatico sacchetto da mezzo chilo. Un po' meno simpatico però è il prezzo. Infatti questo sacchetto costa 2,25 € e quindi la farina costa 4,50 € al chilo. La farina è di tipo 1 ed è macinata a pietra ed è ricca ovviamente di gusto e di fibre. Stranamente nella scheda tecnica non è riportato l'indicatore di forza della farina W. La motivazione è legata al fatto che, essendo una farina con un elevato contenuto di fibre, non consente di ottenere dei risultati significativi con l'aveografo di Chopin. Spulciando in rete ho visto addirittura che qualcuno parla di un indicatore di forza di 360 W. Quindi, viste tutte queste premesse, ho pensato di fare, così come anche consigliato nelle modalità d'uso, una lievitazione di 48 ore. Come potete vedere abbiamo momentaneamente cambiato location, ci troviamo in quel di Spoleto e ovviamente abbiamo portato il forno con noi. Questa fantastica casetta ci offre un bancone stile pizzeria, proprio come piace a me. Una marinara e una capricciosa al pass. Per questa ricetta quindi utilizzeremo 350 g di acqua, 0,4 g di lievito di birra secco, 15 g di sale e mezzo chilo di farina, Petra ovviamente. Per quanto riguarda invece il procedimento, ho detto che farò una lievitazione di 48 ore, quindi dopo aver impastato lascerò riposare l'impasto per 2 ore a temperatura ambiente, poi lo metterò in frigo per 40 ore, toglierò i panetti dopo le 40 ore e li farò riposare per altre 2 ore, farò lo staglio e lieviteranno per altre 4 ore. Mettiamo tutto il mezzo chilo, mettiamo il lievito di birra secco e introduciamo quasi tutta l'acqua. Dopo circa 7 minuti aggiungo il sale e piano piano affilo l'acqua. Dopo circa 17-18 minuti l'impasto è pronto, si stacca dai bordi, non è più appiccicoso e quindi direi che ci possiamo fermare. Vista l'altra idratazione, l'impasto ovviamente ha bisogno di qualche piega di rinforzo. Allora, dopo un quarto d'ora facciamo un altro giro di pieghe. Dopo un altro giro di pieghe è pronto per andare a nanna. Lo mettiamo a riposare per 2 ore a temperatura ambiente e poi in frigo per 40 ore. Che sono 2 giorni, 40 ore? No, quasi 2 giorni. Dopo 40 ore l'impasto si presenta così. Farò quindi 3 panelli da circa 270-280 grammi. Per queste pizze useremo dei prodotti tipici umbri
e qualcuno che è un po' straniero, però è autunnale, quindi l'abbiamo voluto prendere. Allora, i funghi porcini purtroppo non si trovano freschi perché chi li trova se li mangia, chiamali scemi. Quindi abbiamo preso questi funghi secchi, poi useremo una bellissima zucca gialla, della scarola, che condiremo invece che con la classica uvetta e pinoli, condiremo con castagne e noci, del ciauscolo, che è il tipico salame morbido, e delle salsicce. Ecco i panielli. Quindi partiamo dalla parte superiore, la giriamo, questa è la parte inferiore, ok, e questa è la parte superiore. Quindi la prima mettiamo la scarola, funghi, mettiamo la mozzarella e la salsiccia. In uscita ci mettiamo la crema di zucca, mozzarella, giusto? Mm-hmm. Sembrano patatine fritte. Poi mettiamo un mix di salsiccia e ciauscolo e poi funghi. Questo fungone lo mettiamo al centro Intero praticamente. intero. Questo mi sa che non devo lesinare, mi sa che devo inserirli tutti. La pizza sulla pala. E si è spostato tutto. Si è spostato tutto. Vabbè, un po' è una pizza bianca secca, quindi si deve per forza. Incidenti. Incidenti. Il fungone cambia Lo posizione. dici, qualche altra mozzarella non ce la mettiamo? Il fungone cambia posizione. Ah, il fungone centrale, oh, questo qua così. Ma qua, vogliamo Qua. mettere qualche Ma ci devo mettere un po' di scarola. No. Va bene così. Sì, vabbè. Vista d'occhio. La completiamo con la zucca arrostita. Tagliamo, vediamo un po' questo cornicione. Questa tovaglietta fa molto trattoria, Oppure le cose alla baita di montagna. No, questo è il porcino, te lo lascio a te. È buona. È diversa dalla farina solita. Un po' più... cioè si sente che è più grezza. È più saporita.
Cafone, un po' cafone, un po' grezzo. Adesso facciamo assaggio cornicione. L'inzuppata cornicione. Non c'è niente da inzuppare. È più panoso del cornicione che si ottiene tipo con l'acuto, quella blu. Però è buona, è saporita la farina. Vabbè, non si può fare, costa un po' troppo, no. Ogni tanto la puoi comprare, non facciamo fare niente. Si è cotta bene sotto. Cioè, talmente saporita la farina che copre il sapore del porcino. È assurdo, è una cosa assurda. È troppo saporita. Buona, mi piace. Quindi, come avrete visto dagli assaggi, la farina può essere più o meno apprezzata. Ovviamente il prezzo di 4,50 € è proibitivo, però se compriamo il sacco da 12,5 kg risparmieremo davvero tanto. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale!